Terzo anello. Il Milan visto dall'alto. Classico della partita. Allora, secondo me non so in che modo giocasse Teo. E anche lo stadio non è tanto pieno, però il 4-4-2 è un po' stimolante. Buongiorno a tutti, bentornati alla nuova puntata di Terzo Anello, la seconda puntata di fila in cui ci ritroviamo a commentare una sconfitta. Qui con me il carissimo Nazza. Oggi naturalmente il clima sarà piuttosto arrabbiato, sarà piuttosto nervoso, anche se devo dirti, Nazza, Oggi che dopo... nero a lutto. Nero a lutto, devo dirti, caro Nazza, che oggi io sono... Anzi, da dopo la partita io non ero tanto triste, ero proprio totalmente sconcertato, sconfortato, triste, depresso, di fronte al nulla totale, al punto più basso di questo Milan da un sacco di tempo, dal punto di vista fisico, dal punto di vista tattico, dal punto di vista mentale, con questo Pioli out che regna ormai sovrano, di cui parleremo soprattutto nella seconda parte di questo podcast, di questa puntata del podcast. Anche se mi allaccio un attimo, buongiorno a tutti intanto, mi allaccio un attimo a questa cosa che hai detto di Pioli out, prima per introdurre un attimo l'argomento, poi magari passiamo un attimo a vedere come eravamo nel pre-partita. Nel pre-partita eravamo così. E leggevo un tweet che titola Sballo Tourette, per chi volesse seguirlo su Twitter, ho preso un... Sicuramente lo conoscete tutti. E diceva The End, punto, mandiamo in tendenza Pioli out, ora il comunicato veloci, ma la cosa interessante è la foto che è il comunicato non è arrivato, non è arrivato niente, certo, vabbè, sì. ma giustamente, cioè nel senso, però la foto è del famoso cartellone che avevamo esposto a Curva Sud, Game Over, Game Over, e poi sì. metteremo sui social, se non vi ricordate la foto andate a cercare la pagina Instagram di Terzo Anello, lo metteremo, Game Over, Insert Coin e Save AC Milan. E ti chiedo, ma secondo te è la stessa situazione di quella volta? Perché a me sembra veramente di tirare fuori degli scheletri dall'armadio con questo tweet che, ok, possiamo discuterne, siamo sicuramente in un momento di crisi e tutto quanto, Certo. ma da lì a quello striscione, ragazzi... No, allora è chiaro Cioè- che non ci troviamo, però non si può far finta di non vedere che questo Milan è un Milan che dal punto di vista mentale non aggredisce l'avversario, non è cattivo e soprattutto ha reso lo stadio totalmente privo di entusiasmo, e adesso tra qualche secondo metteremo anche dei contributi audio presi prima della partita in cui regna sovrano la mancanza di entusiasmo e di voglia di vedere una partita del Milan sotto la pioggia, e siamo tutti d'accordo, ma non solo per quello. Dal punto di vista fisico, perché non è possibile a inizio novembre avere una squadra che decimata per una metà totalmente rotta proprio in infermeria per mesi, per l'altra metà una squadra totalmente fuori forma, fuori fase, salvo quei 2-3 che ancora magari un po', tra cui Tomori è fortunatamente il totem. Ragazzi, Tomori è diventato un pallone d'oro quest'anno, fortissimo. E poi dal punto di vista tattico, e ne parleremo meglio dopo, in cui argomenterò il mio Pioli out, Vai. in cui sei contro l'Udinese, una squadra che gioca nello stesso modo da anni e che sai a distanza di 6 mesi che giocherà in un modo così brutto, terrificante e schifoso, e non fai assolutamente nulla per impedirlo. E questa è, secondo me, una cosa che mi fa andare totalmente ai matti dal punto di vista tattico. Ma io direi, se sei d'accordo, prima di Di andare cominciare a sentire metteremo i nostri qualche piccola intervista raccolta al Terzo Anello, in cui tra l'altro potete trovarci nelle prossime partite. Forse una fuori dal Terzo Anello. Una fuori dal Terzo Anello e una del Terzo Anello, per Dipende. capire un po' come erano gli animi prima della partita, animi che poi sono perfettamente l'introduzione di quello che succederà nel post partita, ovvero una sconfitta per 1-0. Li mettiamo, cosa dici? Andiamo, vediamoli. A voi. Vai, pronostico della partita.
Allora, secondo me non so in che modo, se giocasse Teo avrei detto un'altra cosa, ma comunque vinciamo, perché l'Udinese ormai in Serie A. Cosa mi hai detto prima? Ho detto che era la partita di Teo. Secondo me segna Jovic, potrebbe anche farne due. Ma in ogni caso, secondo me, over 4,5 Milan, cioè almeno 5 gol del Milan ci sono. Lui mi ha detto 6-0. Ma ti spiego anche il motivo, non sono un illuso, però sono troppo divario in Italia ormai tra le top squadre e le squadre basse. E il fatto che l'Udinese abbia giocato la Coppa Italia, il Milan comunque deve ripartire da un po' di shitstorm che c'è nell'aria, può funzionare. Poi ovviamente magari finisce 0-0 o 0-2, che cazzo ne so, ma secondo me 4-5 gol del Milan ci sono. Avrei detto la partita di Teo, ma non gioca, quindi vi dico che è la partita di Jovic come gol, anche se giocherà magari non benissimo, ma sicuramente una persona che oggi farà bene Leao, ovviamente. No, allora l'entusiasmo molto basso e anche lo stadio non è tanto pieno, però il 4-4-2 è un po' stimolante, potrebbe riservare delle sorprese, almeno capiamo qualcosa, potrebbe tirar fuori qualcosa di buono. Allora io penso che dal 2016 circa sto vivendo il momento più basso a livello di morale, però diciamo che Florenzi mi gasa perché è restando a Florenzi, cioè ragazzi. Ma voi pensate che questo Milan Udinese sia la partita della svolta per la crisi? Si parla di crisi? No, non è la partita della svolta. Ma si parla di crisi? Secondo me si può parlare di crisi. Siamo a 3 punti dalla capolista. 6, ha vinto quello che Conta vincere, conta anche come vincere. Ok. A livello di testa secondo me non ci siamo. Può essere un po' un passo avanti come era stato l'anno scorso quando abbiamo messo la difesa 3 dopo quel periodo di crisi, un passo avanti, tipo il derby dell'anno scorso 1-0 che abbiamo perso, però era un passo avanti. Ne parliamo tra 90 minuti. Beh, allora, che dire? Non proprio un ottimismo No, e una no, gioia, no. Anche se in realtà Christian, nel video che abbiamo visto, che penso che avremmo visto, tecnicamente li abbiamo montati entrambi, poi Esatto. si sta dicendo una fesseria, fa niente, parla di Florenzi, la partita di Teo, Sì, un po' sì, più sì. un po' più di ottimismo, e in realtà parlando con lui mi diceva, lui è un mio caro amico, e mi diceva comunque a me sembra incredibile parlare di crisi perché ci stiamo arrabbiando, siamo lì, chiaramente era pre-partita, siamo a 3 punti dall'Inter Esatto. capolista, che si riallaccia al discorso che ti dicevo, cioè parlare di crisi adesso, è vero che siamo in un momento sicuramente non felice, Ok. togliamo la partita con l'Udinese, facciamo finta di essere pre-partita dell'Udinese. Facciamo Sì. finta. Supponiamo di essere pre-partita dell'Udinese. Alla fine abbiamo perso con l'Inter, Sì, che malamente, ci sta. malamente. Con la Juve una partita sfortunata fatta a metà in 10, Sì, d'accordo. e con un Paris Saint-Germain che oggettivamente Era più forte, cioè il diciamo. giocatore più attaccante, probabilmente l'attaccante, il secondo attaccante più forte al mondo, dipende come lo consideriamo, che ha fatto una partita magistrale e chiaramente una partita che si poteva concedere di perdere. Sì. Adesso io Improvvisamente. presi questi dati, non direi che siamo in crisi, Sì. ci infiliamo l'Udinese. Ti aspetteresti la ripresa completa e una partita scoppiettante come era stato il primo tempo di Napoli, tra Vero, l'altro, vero. e invece ti ritrovi di fronte a forse la più brutta versione del Milan di quest'anno, derby escluso. Sicuramente di quest'anno, Derby perché il escluso, derby è derby una partita che non considero di quest'anno, è un anno parallelo quello con l'Inter, dei 5 derby con l'Inter è un anno, Esatto. una timeline separata. Il punto è, si può definire crisi un momento in cui in Serie A ormai sei a 6 punti dalla capolista, al terzo posto devi stare ancora una volta più attento a chi hai dietro rispetto a chi hai davanti, in cui domani sera, per voi stasera quando vedrete questo podcast, ci sarà il Paris Saint-Germain, fondamentale partita peraltro. da dentro fuori per passare il girone di Champions League dopo aver giocato la semifinale l'anno scorso, semifinale casuale quanto volete, ma comunque semifinale di si parla. Champions League. Esatto, in cui i principali leader dello spogliatoio, da Giroud a Calabria, esplicitano chiaramente che ci sono dei problemi all'interno dello spogliatoio, in cui ancora una volta la metà della squadra è infortunata. Per me di crisi si può parlare
Da cosa però? Perché la domanda che io voglio farti, che voglio fare a tutti voi, di cui una parte di voi ha già risposto sul gruppo Telegram di Terzo Anello, in cui vi invitiamo ancora una volta a entrare, il link lo trovate in descrizione, è: si può parlare di crisi, di momento di difficoltà del Milan unicamente per colpa di Pioli o anche per colpa di un mercato che non è stato all'altezza? Perché questo podcast uscirà martedì, tutte le colpe a Pioli sono state date, io ci ritrovo e sono assolutamente d'accordo sull'idea che il principale errore è stato quello di confermare Pioli all'inizio di quest'anno, ma il calciomercato è stato effettivamente all'altezza, secondo te? Secondo me sì, perché se andiamo a rivedere quello che ci dicevamo alla fine del calciomercato, diciamo incredibile. Io mi ricordo ancora, ne abbiamo parlato, abbiamo detto peccato non sia arrivato Taremi, perché se no avremmo fatto il calciomercato che andava benissimo. E infatti se vediamo, Pulisic gioca benissimo, Sta giocando bene. Okafor quando è entrato ha sempre giocato bene, l'ultima partita un po' così, però l'ultima partita fingiamo che non sia esistita l'Udinese. Chukwueze purtroppo ha fatto vedere poco perché si è rotto, non possiamo valutarlo. Musa è un ottimo innesto, Musa sì. Loftus-Cheek è un ottimo innesto, Reinders punto di domanda. Reinders, tu ti stai molto... Io mi sto un po' sei ricredendo su molto Reinders. Effettivamente mi dice... comprensibile. Parlandone qualcuno faceva l'esempio, Reinders è il Jorginho del primo Chelsea che ha il 100% di passaggi corretti, 200 passaggi a partita, poi vai a vedere sono tutti da qui a qui. E poi soprattutto un gol sbagliato a partita inizia a essere francamente inizia a essere un po' tantino, però lasciamo Reinders come incognito. Secondo me il mercato va benissimo. Quello che... E io sono comunque dell'idea Pioli, non dico Pioli out, ma Pioli punto interrogativo. Comunque, cioè quantomeno mettere un attimo in discussione la situazione è l'allenatore. Quanto spazio ha di manovra sulla squadra? Perché noi diciamo... A livello di mercato? No, a livello di mentalità in campo, segnale. Perché noi diciamo, Pioli non dà un gioco alla squadra e tutto. Però alla fine... Se andiamo a guardare, ci sono state anche un sacco di occasioni in cui i giocatori stessi non avevano la cattiveria di dire sono qua, faccio gol. Adesso è vero, è chiaro, la mentalità te la dà l'allenatore. Vediamo Simeone Atletico Madrid, che è chiaramente una squadra che è basata sulla cattiveria di Simeone, o Zidane che arriva al Reale e fa le cose. Però una volta che il giocatore è lì con la palla e non la mette dentro, è solo colpa di Pioli? O c'è anche un po' di calo psicologico della squadra che invece dovrebbe cercare di reagire a questa Io sul calo psicologico ti dico, sono assolutamente d'accordo che le colpe sono principalmente dei giocatori, perché non credo alla storia del professionista che deve essere motivato da un sessantenne a giocare bene, perché non ha alcun senso come cosa. Però la cosa che ti dico io, nel capire qual è la differenza tra il Milan delle prime partite che giocava bene, con entusiasmo, con voglia, con cattiveria, con anche gioia sugli spalti, ok? E il Milan di queste ultime partite, secondo me l'unica differenza, partendo dal presupposto che anche secondo me il mercato va benissimo, sebbene ci siano degli errori, manca la punta, non possiamo giocare con Krunic e Adli perché fanno pena entrambi, manca un terzino di riserva, eccetera. Il punto è la cosa, diciamo, la discriminante, la cosa che cambia tra il prima e il dopo è la forma fisica dei giocatori, è la preparazione atletica dei giocatori, perché l'altro giorno con l'Udinese abbiamo visto una squadra spenta, non in forma, con un livello di atletismo bassissimo. È qui che secondo me ci sono le principali responsabilità di Pioli, oltre al discorso tattico in cui non ci addentriamo perché siamo al terzo anello e non capiamo niente. Ma diceva su questo Sacchi, diceva nel mio Milan Leao non avrebbe giocato perché la filosofia del Milan di Sacchi, per quello che ne so perché non l'ho visto, però per quello che raccontavano tutti, era giocatori che tutti in difesa, tutti in attacco, si corre per 90 minuti, cosa che Leao invece chiaramente fa di meno. Poi cosa devi dirgli? È il giocatore più forte della nostra squadra, è chiaro che gioca così. L'unico che ci ha provato veramente contro l'Udinese, peraltro. E ci sta tenendo a galla, anche se magari ultimamente segna un pochino di meno. Sì, d'accordo. Hai detto sul calciomercato il terzino, e ti chiedo, ne parlava anche Cristian all'inizio nella prima intervista che abbiamo visto, ne discutevamo anche con Matteo e Giulia della seconda intervista allo stadio. Teo Hernandez un po' un'incognita quest'anno, chiaramente la forma calata, segna di meno, non ha si dei capisce, chiari ha dei problemi all'interno dello spogliatoio, perché ragazzi, parliamoci chiaro, quell'infortunio con l'Udinese è una palese litigata prima della partita con Pioli, a cui dopo è seguita un'esclusione, perché non è possibile che adesso sia già tornato in gruppo. Chiusa parentesi, da Coreanello potrebbe essere. Da Coreanello è tutto,
Siamo per caso arrivati in quella situazione in cui la fascia problematica prima era l'altra e adesso la fascia problematica è Teo Hernandez? Oddio, forse sì. E ti forse chiedo, sì. Mhm. avevano detto questa sarà la partita del riscatto di Teo Hernandez, che comunque per quello che mi riguarda non deve riscattarsi su niente perché è il terzino più forte del mondo, semplicemente avendo un fisiologico momento di calo, Certo. come possono avere tutti, perché signori, io ricordo, siamo umani, cioè nel senso giocassi a calcio, cioè il mio calo di calcio era ogni 5 minuti, lui ce l'ha avuto certo, una volta certo. dopo 2 stagioni di altissimo livello. 3 pure. E ti chiedo, se arrivasse un'offerta a gennaio per Teo Hernandez, Allora, io Teo Hernandez è l'unico giocatore che veramente non venderei di questa rosa, perché secondo me è l'unico giocatore insostituibile di questa rosa. Se Ok. vendi Maignan, un ottimo portiere lo trovi comunque, magari non forte come Maignan, ma adeguato. Se vendi Leao è difficilissimo, siamo d'accordo, ma puoi ripensare l'attacco sulla base del sacco di soldi che prendi. Se vendi Teo Hernandez, con un terzino sinistro devi giocare, un terzino sinistro forte come lui non lo trovi. peraltro un Teo Hernandez che è chiaramente anima dello spogliatoio. Tra l'altro che è chiaramente forse il vero e proprio capitano di questa squadra e lo si vede appunto anche in questo momento in cui io credo che lui sia chiaramente in uno difficoltà. scontro totale con Pioli da un po' di tempo a questa parte. Spero di no, ma ci sono vari indizi che portano a pensare questo. Quindi non lo so, sì, effettivamente questo che tu dici mi fa pensare che il mercato abbia comunque chiaramente dei punti di difficoltà, ma secondo me il vero e proprio punto, oltre al discorso tattico, visto contro l'Udinese, peraltro Udinese vergognoso, imbarazzante, Ragazzi, e la finiamo perdita qui. di tempo Esatto. dell'Udinese è stata, cioè l'unica scena che racconto, che non so se avete notato, l'abbiamo vista al terzo anello, a un certo punto, secondo tempo, vanno per battere una rimessa a tre, si avvicina un giocatore col pallone, l'allenatore dell'Udinese schiaffa via il pallone dalla Esatto. mano del giocatore per fargli perdere tempo e lancia un secondo pallone a un giocatore il più lontano possibile per fargli battere. Io dico, va bene tutto, però a un certo punto un arbitro non può dire No. non Arbitraggio si può, imbarazzante a cui 60 secondi per ogni rimessa e tutto. arbitraggio imbarazzante a cui si aggiunge il rigore totalmente inesistente, che voglio sai dire che invece No, sai no, che no, stamattina l'ho riguardato, no, non c'è niente. quel rigore allora può non esserci, ma capisco perché l'ha dato, capisco il darlo perché comunque sta andando veloce, giocatore che corre con la palla, tocca leggermente il piede e specialmente un po' la parte del ginocchio. Poi magari non l'avrei dato, però non è così assurdo come all'inizio avevamo pensato. Nel No, post match l'ho guardato e ho detto non no. c'è al 100%, il giocatore dell'Udinese simula e noi lo prendiamo in quel posto, ma voglio dire, non Non è importa, quello il problema esatto, della perché tanto partita. pareggiare o perdere poco sarebbe cambiato. Quindi, Perché gol non l'avremmo esatto. fatto. Abbiamo 1 minuto e mezzo. Prima di ricordarvi di entrare nel gruppo di Terzo Anello, gruppo Telegram, di seguirci su tutti i social, Twitter e Instagram. In particolare, domanda veloce che faccio a te e che faccio a voi e vi invito a scrivere nei commenti dopo esservi iscritti naturalmente al canale YouTube di Radio Rossonera. Pioli paura. domani perdiamo, anzi per voi, stasera perdiamo col Paris Saint-Germain. Pioli viene immediatamente esonerato. Poniamo chi prendiamo al suo posto, perché poi la lista che è uscita è una lista imbarazzante. Abbiamo 1 minuto per rispondere a questa domanda. Beh, allora, ma risposta dei sogni o risposta vera? Dei sogni e risposta vera. Risposta dei sogni, Zidane. Ok. Che però è una risposta assolutamente dei sogni, a parte che non abbiamo neanche uno spiccio, non lo prenderemo mai, ma tra l'altro lui ha detto che ha fatto intendere che avrebbe rifiutato anche lo United perché va solo in progetti in cui è sicuro di vincere, quindi da noi non viene. Ok. Risposta vera... Marco Giampaolo. È il momento del ritorno del del maestro. Io rimango invece dell'idea che l'unica risposta possibile a questa domanda c'è è lui, Antonio c'è lui, Conte, c'è Antonio. nella speranza di cercare di convincerlo. Ma cosa Conte difficile. verrebbe da noi? Secondo me verrebbe, difficilmente verrebbe adesso, probabilmente bisognerà aspettare giugno, io me lo auguro Antonio, Però Conte prego. devi considerare che verrebbe dicendo voglio avere spazio libero sul mercato, perché è la stessa cosa che Esatto. ha detto al Tottenham. E adesso che abbiamo appena fatto un mercato così impegnativo gli dicono ok, ampio campo sul mercato, considerando che stiamo per fare uno stadio che ci costerà un sacco di soldi. Secondo me Conte non è... La domanda rimane aperta, secondo me Antonio Conte può arrivare adesso e si può avviare un Però, rapporto mi perdoni- lungo.
Allunghiamo di 30 secondi, ti faccio quest'altra domanda. Ma Ibrahimovic che viene come balia di Pioli, si considera come un secondo allenatore? Viene, non viene? Cosa te ne pensi? Secondo me verrà, ma dipenderà dal Pioli out. Lo scopriremo nella prossima puntata di Terzo Anello. Secondo me viene in ogni caso. Vabbè, speriamo. La figura di riferimento, Ibra, così. Ciao a tutti ragazzi, speriamo Ciao, di ragazzi. rivederci con una vittoria, possibilmente. Forza Milan. Forza Milan, ci troviamo al terzo anello. Speriamo in Marco Giampaolo. Ciao ragazzi. Terzo anello. Il Milan visto dall'alto.